Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo appuntamento della mia serie 15 Days of Christmas. Haha, sigla! Ci stiamo avvicinando a grandi passi al Natale e se non avete ancora pensato a dei biglietti di auguri fatti a mano, ma vi piacerebbe l'idea di realizzarne, non preoccupatevi perché c'è ancora tempo, soprattutto considerato che nel progetto di oggi vi mostrerò come creare dei bigliettini di auguri fatti a mano in poco tempo, sfruttando dei pastelli acquerellabili proprio come questi, che si trovano in vendita nella maggior parte dei supermercati e delle cartolerie. Sono sostanzialmente dei pastelli che con l'aggiunta dell'acqua si trasformano in acquerelli, ma sono molto più facili da gestire rispetto a un classico acquerello vero e proprio. La mia idea è quella di sfruttare i pastelli acquerellabili per creare uno sfondo per delle card molto semplici, ma comunque fatte a mano e quindi super originali e super speciali. Qui ho due esempi. Come vedete, lo sfondo è creato col pastello acquerellabile e poi ho aggiunto dei dettagli e voi mi direte: beh, ma io dove li trovo questi dettagli? Li trovate sul mio blog, perché anche questa volta ho disegnato per voi un cartamodello con tutte le parti che compongono questi due bigliettini che potete scaricare gratuitamente e poi assemblare. Nel corso di questo video vi mostrerò infatti proprio come assemblare i vari dettagli e creare le vostre card. Queste sono sul rosso e quindi anche tutti i dettagli nel mio template vanno di conseguenza, ma con la stessa tecnica ne ho creati anche degli altri bigliettini. Questo per esempio è sull'azzurro, utilizzando adesivi e decorazioni che avevo, che potete trovare anche qui, adesivi a tema natalizio, in questo periodo li trovate anche al supermercato e potete creare così un sacco di bigliettini diversi per tutte le persone alle quali volete bene. Spero che questa idea vi piaccia. Se vi sconfinfera un po' l'idea appunto di poter realizzare dei biglietti fatti a mano in poco tempo, non perdetevi il resto di questo tutorial ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Il cartamodello stampato su cartoncino bianco, un righello, delle forbici, un pennellino, un pastello acquerellabile, un tappino con dell'acqua, una pieghetta oppure il dorso di un coltello, del nastro adesivo gommato e degli adesivi dimensionali, ma sono opzionali. Dopo aver scaricato il cartamodello dal blog ed averlo stampato su cartoncino bianco, procediamo ritagliando tutte le parti che lo compongono. Perfetto, adesso occupiamoci delle basi per i nostri biglietti. Aiutandoci con un righello individuiamo il centro di ogni card e pieghiamola su se stessa aiutandoci con una pieghetta oppure il dorso di un coltello. Ora prendiamo i dettagli che compongono il banner con la scritta ed assembliamoli utilizzando degli adesivi dimensionali oppure delle porzioni di nastro adesivo gommato. Applichiamo un adesivo su entrambe le alette laterali e procediamo incollando la parte centrale al di sopra, facendo in modo che le alette sporgano della stessa distanza, proprio come vedete. È il momento di colorare i nostri biglietti con i pastelli acquerellabili. Perciò mettiamo un po' d'acqua in un tappino e iniziamo disegnando dei pois fino a ricoprire l'intera superficie della card, proprio come vedete.
Dopodiché, utilizzando un pennellino, iniziamo ad acquerellare i pois in questo modo. Fate attenzione ad aggiungere la giusta quantità d'acqua per non rischiare di rovinare il risultato. Volendo potete aggiungere dei puntini negli spazi vuoti in modo da riempire e procedere acquerellandoli proprio come in precedenza. Possiamo ora assemblare la card. Prendiamo il tondo in cartoncino bianco e disegniamo una linea tratteggiata sui contorni usando il pastello rosso. Poi acquerelliamola. Procediamo applicando del nastro adesivo gommato sul retro del tondo in cartoncino e sul retro della renna. Adesso incolliamo il tondo al centro della card proprio come vedete. Prendiamo il banner con la scritta ed applichiamo degli adesivi dimensionali o del nastro gommato nella parte centrale. Dopodiché incolliamo la renna sul tondo e il banner al di sopra di tutto in questo modo. Perfetto, la nostra card è pronta. Utilizzando il mio cartamodello potrete realizzare anche un secondo biglietto verticale. In questo caso, dopo aver acquerellato la base e incollato il pacco regalo sul tondo, incolliamo il tondo al centro della card e aggiungiamo il banner al di sopra. E voilà, le nostre cards sono pronte. Usando la stessa tecnica abbinata a decorazioni diverse potrete creare anche tanti altri biglietti come questo giocato sul turchese e sul beige. Ed ecco qui i biglietti finiti e pronti per essere aggiunti a un regalo di Natale oppure spediti, insomma, per essere consegnati. Come sempre io spero che quest'idea vi sia piaciuta, che vi abbia ispirato, che vi abbia fatto venire voglia di realizzare dei biglietti fatti a mano. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se proverete a realizzare i biglietti con questa tecnica, vi invito, come faccio ogni volta, a taggarmi nelle immagini dei vostri risultati sui vari social. Trovate tutti i riferimenti dei miei social network nella info box qui sotto il video. Dopodiché vi ricordo che, come al solito, sul blog ci saranno altre immagini dei vari biglietti che ho creato insieme alla lista dei materiali necessari, compreso il famoso cartamodello scaricabile gratuitamente che vi permetterà di creare i vostri biglietti fatti a mano. Il link al mio post dedicato, indovinate un po', lo trovate nella info box qui sotto il video o cliccando sulla i che comparirà sopra la mia testa. Che altro? Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi passo e chiudo. Un bacio gigante e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento della serie 15 Days of Christmas. Ciao!